In quest'ultima attività del percorso Giochi e Civiltà dedicata alla classe quarta, vogliamo verificare un po' quello che i bambini hanno imparato durante le volte precedenti. Per l'intero anno scolastico abbiamo quindi cercato di addestrarli a leggere, a comprendere e a collocare delle tracce storiche, guidandoli nella procedura di tematizzazione di ciascuna traccia, attraverso la successione di 4 indizi che si avvicinavano sempre più alla soluzione dell'enigma. In questa ultima lezione invece scardiniamo questo meccanismo e facciamo un'attività inversa, sempre di tematizzazione, ma partiamo dal contrario. Invece di partire dal gioco per arrivare alla civiltà, partiamo dalla civiltà per capire con quali strumenti poteva giocare. Non consegniamo 4 indizi in successione, ma ne diamo 11 tutti in un colpo, che non hanno un ordine e una gerarchia tematica, ma che attraverso un'analisi attenta possono diventare tanti pezzi di un puzzle. Per realizzare questa attività dobbiamo preparare del materiale prima di entrare in classe, stampare tutto quello che troviamo su questa pagina web e poi le pagine 8 e 9 vanno fotocopiate in 4 copie da consegnare a ciascuna squadra. Poi se volete potete iniziare a tagliare anche le carte presenti sulle pagine 8 e 9 ed impacchettarle con un fermaglio in modo che restino tutte ferme. La carta con la domanda deve restare in cima. Io di solito le preparo in classe, però è vero che finisco sempre per farlo di fretta perché non c'è mai abbastanza tempo. Però se lo fate a casa secondo me è meglio. In 15 minuti è fatta, è solo che in classe ci sono un sacco di altre cose a cui stare attenti. E quindi 15 minuti diventano di più. Per questa attività dobbiamo premurarci di portare in classe un taccuino sul quale dovremo annotare alcune cose durante l'attività. Una volta arrivati in classe spieghiamo ai bambini che stavolta, essendo l'ultima giornata e il gran finale, facciamo un'attività un po' diversa rispetto al solito, ma che può dare molte soddisfazioni perché in palio ci sono ben 20 punti, quindi tutto può succedere, anche una rimonta dell'ultimo minuto. L'attività si apre con l'allestimento subito delle 4 isole di lavoro e la ricomposizione delle squadre. Consegniamo ad ogni squadra le schede di lavoro, dando a ciascuna squadra quella con il simbolo corrispondente. Hanno 15 minuti per dare la risposta alle prime 4 domande. E poi vedete voi, se capite che in 5 minuti hanno già risposto tutto, potete anche passare oltre. E questo è il motivo per cui non riesco mai a finire di tagliare gli indizi in classe. Allora, mentre i bambini riflettono su queste risposte, iniziamo ad attaccare i simboli nella parte alta della lavagna e quando il tempo è scaduto correggiamo le risposte e premiamo ogni risposta giusta con 3 punti. Vediamo quindi un po' cosa gli è rimasto dalle volte precedenti. Arrivati alla correzione dell'ultima domanda, spieghiamo ai bambini che quello è il grande enigma di quest'ultima giornata: con che cosa giocavano i Fenici? Per trovare una risposta devono utilizzare 11 indizi che abbiamo preparato per loro. Consegniamo il pacchettino con gli indizi ad ogni squadra e diamo il via ufficiale a questa grande al rush finale. Non serve spiegare molto, i bambini capiranno da soli, devono capire da soli cosa fare con quegli indizi